Ciao a tutti e bentornati sul nostro canale. Oggi vi portiamo alla scoperta di 3 luoghi magici dell'Emilia-Romagna: Rossena, Canossa e Votigno. Questi 3 borghi si trovano in provincia di Reggio Emilia e sono legati da una storia importante. Oggi vi guiderò attraverso una straordinaria visita al castello di Rossena, senza dover indossare armature o tirare fuori spade. Il castello di Rossena fu costruito intorno al 960 dal conte Adalberto Atto, un personaggio che aveva un debole per le pietre e l'arte di costruire. Ma per capire appieno la sua architettura, dobbiamo tener conto del quadro più ampio. Questo castello faceva parte di un complesso sistema difensivo composto da altre rocche e torri. In pratica era come un grande puzzle di difesa in cui ogni pezzo aveva il suo ruolo, con il castello di Canossa come fulcro principale, situato a circa 2 km di distanza, le cui tracce possiamo ancora ammirare sulla rupe. All'inizio le 2 torri erano come occhi vigili, pronti a scrutare l'orizzonte per qualsiasi minaccia. Oggi una di queste torri, la torre di Rossenella, è aperta ai visitatori attraverso un facile sentiero. È stata restaurata nel 2007 ed è diventata un angolo dove poter rivivere la storia. L'altra torre, situata all'interno della fortezza di Rossena, è ancora visibile e ci dà un'idea dei cambiamenti avvenuti nel tempo. Ma c'è di più. All'interno del castello sono state aggiunte varie stanze, con un tocco di lusso che faceva sognare chiunque avesse l'opportunità di viverci. Era come se fosse stato inserito il massimo comfort in un'ambientazione medievale. Una caratteristica intrigante è la presenza di passaggi segreti che attendono ancora di essere scoperti. Un po' di mistero in più non guasta mai, giusto? Con il passare del tempo, il castello ha attraversato diverse mani, da famiglie nobili ad aristocratici di rango. Ognuno ha lasciato il suo segno, contribuendo alla storia di questo luogo. Dai da Correggio, che ne parlavano con orgoglio nei loro inventari, ai Farnese, che lo possedettero in epoca più recente. E così, da un'imperatrice d'Austria ad una famiglia italiana, il castello ha vissuto varie fasi. Oggi è aperto al pubblico, una finestra aperta nel passato che ci fa riflettere su quanto sia incredibile la storia che ci circonda. Quindi continuate ad esplorare e a godervi il vostro viaggio nel tempo attraverso il castello di Rossena. Qui la storia prende vita sotto i nostri occhi e chissà quali segreti ancora attendono di essere svelati. Canossa è un po' il fratello maggiore di Rossena, ma con una dimensione in più di fascino medievale. Immaginatevi un borgo pittoresco con un castello che brilla di storia. E quando parliamo di castello, non stiamo parlando del solito castelluccio di provincia. Sto parlando di uno dei gioielli castellani d'Italia, un capolavoro architettonico che ha affascinato generazioni. È stato costruito, secondo alcuni storici, nel X secolo da Atto Adalberto, un personaggio enigmatico, mentre altri credono che sia sorto nel IX secolo. E come in ogni racconto che si rispetti, c'è sempre un po' di dramma familiare. Immaginate Adelaide, vedova di Lotario, re d'Italia, che nel 951 si rifugia nel castello per sfuggire alle insistenze di Berengario II, il marchese di Ivrea, che voleva accasare la povera Adelaide con suo figlio Adalberto. Rimontiamo all'XI secolo, quando la famiglia Canossa dettava le regole in quella zona. Il loro castello non era solo una fortificazione, ma un autentico crocevia di potere papale. Praticamente un centro nevralgico dove il Papa faceva il suo business. Ma lasciate che vi introduca all'episodio clou, l'umiliazione di Canossa. Siamo nell'anno 1077 e immaginate l'imperatore Enrico IV. Ebbene sì, anche i grandi imperatori avevano i loro momenti umilianti.
arriva a Canossa e deve letteralmente implorare il perdono a Papa Gregorio VII. In pratica, vi fate un'idea di Enrico IV che si presenta al Papa scalzo e vestito con semplicità, a chiedere scusa in ginocchio per 3 giorni e 3 notti, davanti alla porta del castello dopo essere stato un bambino cattivo. Una scena un po' surreale, ma vera. E poi c'è un po' di azione davvero film. Assedi, battaglie e chi più ne ha più ne metta. Alla fine, nel 1878, il castello finisce nelle mani dello Stato italiano e diventa un monumento nazionale. Insomma, ancora oggi possiamo ammirare questo pezzo di storia. Certamente non sarete stanchi dopo la visita a questi castelli, quindi potrete anche visitare l'antico borgo di Votigno, presso Canossa. Questo luogo è un tesoro nascosto nelle dolci colline reggiane. Qui, un tempo, si piazzavano i soldati matildici, come una squadra di guardiani pronti a proteggere la zona dall'alto. Nel corso degli anni 60, qualcuno ha dato una nuova vita a questo borgo e il risultato è ciò che possiamo ammirare oggi. Una sorta di fusione tra il fascino del Medioevo e un tocco di cultura tibetana. Quindi, mentre passeggi per le stradine e ti perdi tra le piazze, ti accorgi che nell'aria c'è un mix di spiritualità e cultura. Un po' come incontrare un vecchio amico e fare nuove conoscenze nello stesso posto. E l'effetto che fa? È un po' come aprire un regalo a sorpresa. Ti lascia davvero a bocca aperta. Immaginatevi, siete in Italia, nella campagna, e vi ritrovate in un borgo che sembra una fusione tra passato medievale e l'arte tibetana. E, a proposito di colpi di scena, nel 1990 il Dalai Lama in persona ha visitato questo posto. Quando una persona del genere ti fa una visita, capisci che qui c'è qualcosa di speciale. Non aspettatevi una città grande e caotica. Il borgo è abbastanza piccolo, con una via principale e una piazzetta pittoresca. E proprio in mezzo a questa piazzetta c'è qualcosa di interessante. Una scacchiera. Proprio così, come se stessimo per giocare una partita epica. E per aggiungere la ciliegina sulla torta c'è un museo che potete visitare con un piccolo contributo, solo 3 euro, in cui potrete ammirare manufatti, opere d'arte, oggetti religiosi e persino strumenti musicali del Tibet. Quindi non fatevi sfuggire l'occasione di esplorare questo angolo affascinante, dove il passato e la cultura si uniscono in un abbraccio intrigante. Iscrivetevi al canale e commentate. Vi risponderemo.